Bentornati sul canale, in questa seconda parte andiamo a completare la configurazione dell'integrazione dello speed test in OpenHub, andando a configurare la persistenza dati su InfluxDB e la visualizzazione dei dati sulle dashboard Grafana. Adesso non ci rimane altro che andare a settare la persistenza per tutti questi item. Quindi lo facciamo nel solito modo, andiamo a prendere i vari item, quindi mi interessa il jitter, quindi aggiungiamo il metadata InfluxDB. Ve lo faccio vedere solo su uno, poi gli altri li faccio per i fatti miei, tanto sono tutti uguali. Quindi aggiungiamo semplicemente il value speed test, lasciamo la configurazione vuota, tanto a noi interessa solo che venga scritto l'item e il valore. Salviamo. Per attivare la persistenza dobbiamo andare ad aggiungere un parent group che è quello della persistenza. Salviamo. Ok, adesso lo vado a fare anche su tutti gli altri item. L'unico diverso è il TS ultima esecuzione speed test, perché questo qui ha un altro tabella in cui io memorizzo l'ultimo aggiornamento degli item. Ok, allora dovrei averli fatti tutti. Ah, c'è ancora lo switch, giusto per vedere quando viene eseguita, così lo possiamo graficizzare. Mi è venuto il dubbio solo che qua non ho aggiunto il gruppo. Infatti. Ok, così abbiamo fatto tutto. Allora possiamo andare a vedere se InfluxDB sta funzionando. Quindi cosa faccio? Io vengo qua, lo lancio a mano. Ecco che si sono aggiornate le informazioni, quindi dovrebbe aver scritto questi punti su InfluxDB. Possiamo andare a vedere, apriamo Portainer, ci colleghiamo a InfluxDB da linea di comando, andiamo a vedere se ha creato la speed test. Ecco, vedete che ha creato la tabella speed test. Vediamo cosa c'è scritto. Ha scritto solo gli switch, sono andato a controllare sui log e praticamente lo switch ha un valore intero, invece le informazioni di download e upload, e jitter e latency hanno un valore float, quindi non riesce a scriverli nella stessa tabella. A questo punto devo fare una cosa, devo cambiare la tabella di destinazione dello switch e gliene do una ad hoc e lascio le altre lì. Quindi a questo punto andrei su OpenHub, vado sugli item speed test switch, metadata InfluxDB e gli cambio la tabella, la chiamo speed test exec, così sono tranquillo. Poi devo venire su InfluxDB, droppare la mia tabella per fargliela ricreare, torno qua e lo mando di nuovo in esecuzione. Ecco che sono arrivati nuovi risultati. Adesso andiamo di nuovo a vedere su InfluxDB. Intanto si è creato le due tabelle. Ok, le ha create. Vediamo cosa c'è sulla speed test. Ok, abbiamo i nostri valori di questa esecuzione e sull'exec ci sarà l'1 e 0. A questo punto mandiamo un'altra esecuzione
e intanto ci prepariamo, togliamo questo, e intanto ci prepariamo su Grafana a vedere i risultati sul grafico. Andiamo sull'Esplora, che è comodo per fare dei grafici in tempo reale. 1,49 qui avrà finito. Controlliamo su Portainer, su InfluxDB. Ok, adesso abbiamo qualche punto in più. Adesso andiamo a vedere qui. Mettiamo speed test, non exec ma speed test. Togliamo la media, togliamo il group by, visualizziamo gli ultimi punti. Ah, giusto, perché cosa devo fare? Devo fare il group by per item. Così abbiamo l'upload arancione, la latency, il jitter e il download. Poi possiamo anche aggiungere, ci fa aggiungere un'altra query qui, sì, add query, possiamo aggiungere la speed test exec in modo tale da sovrapporre, solo che adesso la scala non va tanto bene, però comunque se guardiamo l'exec abbiamo le variazioni 1, 0, 1, 0, quindi se configurando correttamente la scala sinistra e la scala destra potremmo vedere quando sono partite le esecuzioni i risultati. Comunque direi che tutto funziona, adesso lo lasciamo girare per un po' e poi vediamo se creiamo delle dashboard su Grafana per visualizzare l'andamento giornaliero dello speed test. L'ultima cosa che possiamo fare è andare ad aggiungere nella sitemap le informazioni dello speed test. Quindi adesso faccio un copia e incolla della definizione, comunque è molto semplice, lo metterei, allora qui siamo nel frame on monitoring, quindi lo metterei qua. Quindi abbiamo una label nel menu principale che mi fa vedere il download, cliccandoci sopra ho il dettaglio di tutto, quindi download, upload, latency, jitter, server, ISP, l'ultimo timestamp e il pulsante per avviare. Quindi salviamo e adesso andiamo a vedere sul telefono cosa si vede. Eccoci sulla sitemap del telefono, vedete che abbiamo speed test download 32.2, se ci clicco sopra ho tutte le informazioni. Prima di chiudere il video vi faccio vedere la dashboard che ho creato su Grafana con i dati degli ultimi 2 giorni. Ho fatto passare qualche giorno di tempo per acquisire e quindi ho creato il grafico di jitter e latency usando asse sinistro e asse destro delle Y. Stessa cosa per la banda, quindi download e upload, e poi i soliti dati in tempo reale che mi fanno vedere l'ultimo dato acquisito delle 4 misure. Se vedete le curve di questi grafici sono leggermente ondulate, non sono squadrate, perché ho praticamente inserito nella query la media mobile. In questo modo i dati sono calcolati con una media mobile, quindi è più dolce il passaggio da un dato all'altro, è un pochino più carina la visualizzazione. Direi che tutto funziona e possiamo chiudere qua questo video.